Dal Vangelo secondo Matteo. Una buona domenica a tutti. Per comprendere il brano evangelico che ci viene proposto oggi dalla liturgia all'inizio dell'Avvento, noi dobbiamo collocarlo nel contesto dal quale è tolto. È il capitolo 24 del Vangelo secondo Matteo. All'inizio di questo capitolo Gesù viene presentato mentre esce pensieroso dal Tempio. I discepoli gli si avvicinano e lo invitano a dare un ultimo sguardo a questa meravigliosa costruzione fatta da Erode il Grande, che è il Tempio, e Gesù, invece di condividere la loro gioia e il loro stupore, li sorprende con una profezia. Vedete tutte queste cose? Vi assicuro, non resterà pietra su pietra che non venga diroccata. Gesù non sa quando questo accadrà, ma è certo che il rifiuto della sua proposta di mondo nuovo condurrà inevitabilmente Gerusalemme alla rovina. Per i discepoli questo è un annuncio inaudito, perché il Tempio era ritenuto incrollabile, perché nel Tempio era presente il Signore. E devono quindi aver guardato a Gesù increduli e sconcertati. E di fronte al loro stupore Gesù prosegue. Dopo questa tribolazione il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, gli astri del cielo cadranno. Per noi questo è un linguaggio misterioso, ma queste erano immagini che erano chiarissime per i suoi ascoltatori. I suoi discepoli capivano benissimo quello che lui stava dicendo. Le conoscevano bene queste immagini perché erano state impiegate dai profeti per annunciare il giorno del Signore, il giorno benedetto, in cui Dio sarebbe intervenuto per ripulire il mondo da ogni malvagità e ingiustizia e per dare inizio a un mondo nuovo. Il profeta Amos aveva detto: in quel giorno si farà buio su tutta la terra, il sole tramonterà a mezzogiorno. Il profeta Gioele: il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce. Gesù fa riferimento a queste profezie per dire: sta per arrivare questo giorno benedetto di cui hanno parlato i profeti. E allora capiamo la ragione per cui l'Evangelista Matteo, quando racconta la morte di Gesù sul Calvario, impiega queste immagini per dirci quello è stato il giorno del Signore. Ricordiamo che l'Evangelista Matteo dice che si fece buio a mezzogiorno su tutta la terra, ci fu un terremoto, le rocce si spezzarono. Non accade nulla materialmente, ma l'Evangelista ci dice quello è stato il giorno del Signore. La distruzione del Tempio, dice Gesù, non sarà la fine di tutto, ma sarà il segno di un cambiamento radicale che avverrà nella storia del mondo. Sarà l'inizio di un mondo nuovo, sarà l'inizio di un nuovo tempio, di una nuova religione, di un nuovo rapporto con Dio. È a questo punto del suo discorso che Gesù parla della venuta del Figlio dell'uomo. Chi è questo personaggio di cui Gesù parla continuamente nel Vangelo? Ricorre più di 100 volte questa espressione e sempre sulla bocca di Gesù, che ci parla del Figlio dell'uomo, della venuta del Figlio dell'uomo. Ascoltiamo cosa dice. Come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca,
e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti, così sarà anche la venuta del Figlio dell'uomo. Chi è questo Figlio dell'uomo di cui parla continuamente Gesù? Per capirlo dobbiamo rifarci alla visione del capitolo 7 del libro di Daniele. Il profeta racconta di aver visto uscire dal mare 4 belve. Il mare è il simbolo di tutto ciò che è contrario alla vita e queste 4 bestie che lui vede sono una peggiore dell'altra. La prima è un leone, si riferisce chiaramente a Babilonia, questo impero che ha dominato il mondo, che ha distrutto Gerusalemme e il Tempio, una belva. Ma poi questa belva non è durata eternamente, ne è venuta una più forte, un orso, i Medi, che hanno dominato fino a quando è arrivato un leopardo, i persiani. Questi hanno davvero conquistato tutti gli imperi precedenti, sono arrivati fino in Egitto, e poi una bestia più terribile di tutti, Alessandro Magno. A cosa hanno paragonato questi imperi? Non potevano essere paragonati che a belve. Hanno devastato, depredato popoli interi. Una belva dominava e sbranava fino a quando non entrava in scena una che era più forte. E quando osserviamo i celeberrimi bassorilievi che ornavano le pareti del palazzo dei re assiri a Ninive, ci rendiamo conto di che cosa si gloriavano questi re, quale fosse l'ideale di uomo di questi popoli. Sono raffigurate solo scene di guerre, di violenze, di massacri di nemici, di lotta contro leoni. Bene, dice il profeta Daniele che dopo queste 4 belve che si sono succedute, che rappresentano la logica che ha guidato la storia del mondo, entra in scena il Figlio dell'uomo con le nubi del cielo. Chi è questo Figlio dell'uomo? In ebraico Ben Adam significa semplicemente l'uomo. Finalmente, dopo tante bestie, arriva nel mondo l'uomo vero. Chi è realmente uomo? Quelli di prima non erano uomini. Gesù ha sempre applicato a se stesso questa immagine, si è presentato come l'uomo riuscito, l'uomo vero, il Figlio dell'uomo. Pilato, quando ha presentato Gesù, come proprio nel momento in cui lui donava tutto se stesso, tutta la sua vita, lo ha presentato dicendo ecco l'uomo. Pilato non sapeva qual era il significato delle sue parole, ma noi oggi lo comprendiamo molto bene. E ricordiamo anche la risposta dei sommi sacerdoti e delle guardie che rappresentano proprio i dominatori del mondo antico, è stata via via, crocifiggilo. Le belve non sopportano l'uomo, è troppo diverso da loro, è il loro opposto e la sua presenza, la presenza dell'uomo vero, infastidisce le belve che lo attaccano, vogliono perpetuare il loro mondo, quello regolato dalla forza, dal dominio. E Gesù è stato rifiutato proprio perché Figlio dell'uomo, uomo vero. Ma non solo lui, tutti coloro che gli assomigliano, che incarnano questa immagine di uomo, che vogliono essere uomini come lui lo è, non devono attendersi una sorte diversa dalla sua. Difatti Gesù dice, hanno perseguitato me, è inevitabile, perseguiteranno anche voi, guai quando tutti fossero d'accordo con voi, perché vuol dire che anche voi vi siete adattati alla logica del mondo antico. C'è quindi una lotta fra le belve e l'uomo. Ci chiediamo come si concluderà questa lotta impari
fra questi due mondi. È a questo interrogativo che Gesù risponde con un'immagine apocalittica. E ricordate in questo discorso, del quale fa parte il brano del Vangelo di oggi. Gesù dice: gli astri cadranno dal cielo. Non sono le stelle, i pianeti che rimarranno sempre al loro posto. Sono le star adorate da tutti, i re, gli imperatori, coloro che detengono il potere, che assoggettano gli altri, pretendono che tutti striscino ai loro piedi per servirli. Queste star, queste stelle cadranno. Cadranno quando? Quando arriverà il Figlio dell'uomo, quando il mondo lascerà entrare l'uomo vero che è rappresentato da Gesù, dalla sua vita, dove arriva il Figlio dell'uomo, dove arriva il Vangelo, queste stelle vengono oscurate, non sono più ammirate, perché ci si rende conto che sono stelle cadenti, star ingannevoli. Non è più ritenuto grande chi si fa servire, ma chi si mette a servizio del fratello. Questo è un uomo vero, colui che ama. E a questo punto Gesù richiama il racconto biblico del diluvio ed è il brano evangelico di oggi. E lo richiama Gesù per indicare con quali disposizioni va attesa la venuta del Figlio dell'uomo. E ricorre a questo racconto biblico cosa accadeva al tempo di Noè. Mangiavano, bevevano, prendevano moglie e marito. Non facevano nulla di male, facevano quello che fanno normalmente tutti. Qual è stato l'errore che è stato fatto? C'erano due tipi di uomini in quel tempo. I più non si resero conto che stava per nascere un'umanità nuova, non erano attenti al cambiamento che stava per attuarsi. Qual era l'umanità che sarebbe scomparsa? Quella della violenza. Difatti al capitolo 6 del libro della Genesi, proprio nell'introduzione all'intervento di Dio per distruggere il mondo antico, si dice che la terra era corrotta e piena di violenza. Questa umanità era destinata a scomparire. E loro invece non erano attenti, pensavano che questo tipo di mondo sarebbe continuato sempre. Per tanti anni avevano visto Noè costruire l'arca, ma non avevano preso coscienza che il mondo stava cambiando. Venne il diluvio, li travolse tutti. È l'intervento di Dio per creare un'umanità nuova e coloro che vogliono continuare con il mondo antico, la loro storia viene cancellata perché non appartiene alla storia di Dio. Al tempo di Noè, la maggioranza non si è lasciata coinvolgere in questa umanità nuova che è rappresentata da una piccola famiglia, quella di Noè. Che cosa sarà la venuta del Figlio dell'uomo oggi? Noi ci stiamo preparando al Natale. L'avvento è la venuta del Signore. Proviamo a pensare alla nostra società di oggi. Non accade forse esattamente ciò che accadeva al tempo di Noè? Facevano le cose normali della vita, pensavano al biologico, a sopravvivere, a riprodursi, a mangiare, bere, che sono cose belle. Ma non è l'assoluto, non è questo. Bisogna sapere come vivere questa realtà nel mondo, come essere uomini nuovi. Qualcuno è attento e si rende conto che è entrata con Gesù e col Vangelo nel mondo questa umanità nuova.
Qualche altro invece continua come al tempo di Noè a pensare solo a queste cose materiali. Dio, la sua parola e il suo Vangelo per molte persone non interessano. Gli interessi sono altri. Il materialismo, l'avere, il potere, il godersi la vita come norma di tutte le scelte. Chi ha vissuto idolatrando le realtà di questo mondo, non amandole, ma idolatrandole, quindi completamente ripiegato sui propri beni, sui propri interessi, su ciò che gli dà piacere. Bene, questa sua storia perisce, la vita viene cancellata, non lascia traccia nella storia di Dio. C'era però al tempo di Noè, come oggi, un gruppo di persone attente, vigilanti, che si rendono conto che il mondo antico sta per finire, che la nuova famiglia umana sta nascendo. E non sono molti quelli che sono vigilanti, sono sempre pochi. Una famiglia sparuta al tempo di Noè e anche oggi. Non meravigliamoci che le persone vigilanti che pensano alla serietà della vita si sentano una minoranza. La maggioranza vive senza riflettere su ciò che li attende. Gli uni si salvano, dice Gesù, gli altri periscono. Non è che vadano all'inferno quelli che periscono, no. È oggi che devono lasciarsi salvare. Alla fine il buon Dio accoglie tutti nella sua casa, ma la vita può essere stata persa, rovinata, cancellata. L'Avvento ci richiama proprio questa venuta, il risveglio dell'interesse, il riflettere, il prendere coscienza su ciò che è importante nella vita, su ciò che è decisivo nella riuscita di una vita. Il Signore viene oggi e c'è il pericolo di ripiegarsi sulle cose che ci interessano per la vita biologica. Ma oltre al mangiare, al bere, allo sposarsi, Gesù mette in guardia da un altro pericolo, quello di non pensare ad altro che alla propria professione e di vivere la professione come la si viveva nel mondo antico prima che entrasse l'uomo nuovo, il Vangelo di Cristo. Ascoltiamo cosa ci dice. Allora 2 uomini saranno nel campo, uno sarà accolto e l'altro lasciato. 2 donne macineranno alla mola, una verrà accolta e l'altra lasciata. L'esempio di Gesù è preso dall'attività che svolgevano ogni giorno gli uomini e le donne del suo tempo. Il primo esempio è quello maschile, 2 uomini che lavorano nel campo. Quel tempo era la professione che svolgevano praticamente tutti. Oggi le nostre professioni sono molto diversificate, ma la pulsione a sentirci realizzati come creatori di qualcosa di bello e di utile ce l'ha messa Dio. Noi sentiamo tutti vivo il bisogno di lasciare un'impronta sul creato che Dio ha posto nelle nostre mani. Ci ha consegnato il creato perché lo coltivassimo, lo custodissimo. Dice Gesù, 2 uomini saranno nel campo. Uno verrà accolto, cioè uno sarà coinvolto nella proposta di uomo nuovo, l'altro verrà lasciato indietro, sarà perso. I 2 uomini rappresentano 2 modi di vivere la propria attività professionale. Prima che entri il Vangelo nella vita di una persona e dopo che questa persona sia lasciata guidare dalla parola di Cristo.
Quando Cristo e il suo Vangelo entrano nella vita di una persona, l'attività non è più svolta come era svolta prima. Ricordiamo quando le folle si rivolgono al Battista e gli dicono: noi cosa dobbiamo fare? Il Battista dice: chi ha 2 tuniche ne dia una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Ecco la parola che entra nella vita di una persona e dice: tu continui a vivere, ma non puoi più vivere come prima. Prima trattenevi per te e cercavi di accumulare sempre di più i beni di questo mondo. Quando entra la parola di Dio, tutto cambia. Tu vivi in un modo diverso. Quando vanno dal Battista i pubblicani, noi cosa dobbiamo fare? Continuate a svolgere la vostra professione, ma in un modo completamente diverso. Prima imbrogliavate, esigevate più del lecito, dopo vi comportate da persone oneste, da persone leali, perché volete il bene della società. I soldati che si rivolgono al Battista: noi cosa dobbiamo fare? Non commettete violenze, continuate a svolgere il vostro servizio alla società, ma non più come prima. Ognuno di noi in questo momento potrebbe pensare a come cambierebbe il lavoro, l'interesse per la produzione nella nostra società se questa lasciasse entrare la proposta di mondo nuovo e di uomo nuovo fatta da Gesù. Eccolo l'avvento, la venuta del Signore, la venuta del Vangelo. Dipende da noi che questo mondo cambi lasciando entrare la parola di Cristo. Chi accoglie questo Vangelo è salvato, diventa uomo, vive da uomo vero. L'arca costruita da Noè non ha accolto tutti. E anche nel regno di Dio non entrano tutti. Molti preferiscono rimanere fuori nel mondo vecchio. Hanno udito le beatitudini di Gesù, ma preferiscono le beatitudini di questo mondo. Questi non vengono accolti, ma devono tenere presente che la loro vita perderà valore, perderà senso. E l'alternativa è seria, è fra essere uomini o non esserlo. 2 donne, eccola l'immagine femminile, le donne che macinano alla molla, una verrà accolta, l'altra verrà lasciata indietro. Sono ancora l'alternativa sul modo di vivere la propria professione. La preparazione della farina per fare il pane era compito delle donne in tutto l'antico Medio Oriente. Oggi la distinzione dei ruoli non è più accettata, ma per uomini e per donne la professione può essere svolta in 2 modi. Uno è quello di chi non ha accolto Cristo nella propria vita e quindi si comporterà da pagano. L'altro sarà un figlio dell'uomo, un uomo vero, perché ha capito che svolgere la propria professione significa fare qualcosa di bello e rendere felice qualcuno. E ora la raccomandazione di Gesù alla vigilanza per saper cogliere il momento quando il Figlio dell'uomo viene nella tua vita. Ascoltiamolo. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro viene. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell'ora che non immaginate viene il Figlio dell'uomo. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro viene. Di quale venuta sta parlando Gesù? In passato la venuta del Signore era agitata come uno spauracchio, era
presentata come il momento della resa dei conti con Dio al termine della vita. Ed era molto brutta questa immagine di Dio che era temuto perché dal suo incontro ci si doveva premunire, difendere, e aveva paura di questo incontro con Dio. E allora bisognava confessarsi, e la confessione era intesa un po' come un cercare di proteggersi dai castighi di Dio. Una presentazione davvero pessima dell'incontro con il Signore, che anche se abbiamo costruito una vita forse con tanti errori, sappiamo che è l'incontro con il Padre del cielo che ci aspetta solo per abbracciarci, perché siamo tutti i suoi figli. Non è di questa venuta che Gesù stava parlando, ma della venuta oggi, del suo Vangelo, che viene per indicarci come essere uomini, come entrare nel mondo nuovo al quale Gesù ha dato inizio. E la decisione da prendere, se accogliere questa venuta oppure rifiutarla, è una scelta molto urgente ed è drammatica, perché si tratta di scegliere fra essere uomini e non esserlo. E per raccomandare questa vigilanza, Gesù impiega l'immagine del ladro, che può essere un'immagine che non ci è molto simpatica, ma è significativa, è efficace, per dirci stai attento, perché l'invito a entrare nel mondo nuovo ti può arrivare nel momento in cui non ti aspetti, e se non sei attento perdi l'opportunità della tua vita. Il pericolo è di non accorgersi del momento favorevole, del giorno in cui il Signore viene come sposo per unirci a Lui, per formare un corpo solo con Lui. E allora ci chiediamo: come stare svegli per non perdere queste opportunità? Anzitutto direi coltivando la riflessione. Il mondo d'oggi ci presenta un'infinità di distrazioni che ci fanno perdere la testa, tanti rumori. Abbiamo bisogno di silenzio, di coltivare la sensibilità a certi valori che ci possono sfuggire, perché il mondo d'oggi ci propone valori completamente diversi da quelli evangelici. È importante di vigilare per non lasciarci intontire dalla pubblicità, dalle mode, dalla morale corrente, dal così fan tutti, dal va bene tutto ciò che mi piace. Ecco, se noi non coltiviamo questa sensibilità, noi non coglieremo il momento in cui Cristo viene nel nostro mondo, nella nostra vita, per introdurci nel mondo nuovo, nel regno di Dio. Auguro a tutti una buona domenica, una buona settimana e un buon inizio dell'Avvento.